Prego. Ho due domande che forse sono collegate, forse no. Sono un ebreo, dunque vengo da una tradizione che più o meno produce l'immaginazione. Volevo sentire cosa pensa lei di questa decisione che hanno fatto di bloccare lo sviluppo delle immagini come sviluppo storico della coscienza. Questa è una parte. Dall'altro mi interessa l'antisemitismo e volevo sapere se a livello esoterico lei ha mai pensato cosa vuole dire questo odio che non va via. L'odio che non va via è un problema che incontrano tanti popoli nella loro storia, non solo il popolo ebraico. Ci sono questi terribili momenti, questi ricorsi storici o antistorici sono costanti, perché tutto ciò che è diverso, invece di insegnare qualche cosa, fa paura. Anche nel nostro piccolo è così, perché sa, tutto quello che succede, è successo nei vari anni attorno a noi, cosa fanno i lamanuriani, chi sono, mangiano i bambini, c'era qualcuno che ci credeva davvero. Allora abbiamo dato le ricette su come si possono cucinare, sono più teneri, meno teneri, perché cambia, un bambino fritto e bollito è una differenza, poi questo però è alta cucina. Ma ci sono persone che credevano questo, ce l'hanno raccontato i nostri ragazzi andando a scuola, quando hanno fatto le scuole superiori, in classe, nelle scuole superiori c'era qualche loro compagno che era convinto che noi mangiassimo i bambini e chiedevano come avete fatto a sopravvivere. E allora detto, io non ero buono, io ero un po' amaro, loro ci scherzavano, ci hanno sempre giocato, ma è così che funziona il mondo. L'idea assurda tende a nutrire le idee assurde e quando c'è molta ignoranza, l'ignoranza si nutre di cose, di assurdità, e questo è un principio comune. Tutto ciò che è diverso, tutto ciò che non rientra nei parametri che vengono guidati dall'interesse, dalla politica, eccetera, creano costantemente un atteggiamento di diversità. Così, quindi no. Credo sia come dicevo, purtroppo un'esperienza che tantissimi popoli hanno sofferto e stanno soffrendo tuttora in varie parti del mondo, piccoli popoli, tribù, culture, eccetera, fino ad arrivare a grandi massacri come quelli subiti dagli ebrei, di zingari, di rom e da altre popolazioni ancora più recentemente, ancora con le guerre con la Serbia, eccetera. Tutto quello che è avvenuto non si impara, oppure quello che è successo tra i Tutsi e gli Hutu, eccetera, dove si è dimostrato che è più micidiale un macete di quanto possa essere una mitragliatrice, perché è ciò che c'è dietro che conta, non quello che c'è davanti. Questa è la condizione. Per cambiare l'unico modo è confrontare e dare valore alle differenze, dare valore a tutte le piccole differenze con rispetto nei confronti di queste. È lì il grande cambiamento. Le specie più sono rare, più sono preziose. Quindi anche le culture più sono rare, più sono preziose. Però è un atteggiamento che bisogna inserire un po' alla volta nel mondo, è un lavoro immenso e tra l'altro un lavoro che non insegna, perché ogni generazione nuova riprende esattamente le stesse condizioni, se non ha provato, se non ha provato in qualche maniera l'esclusione, la differenza, eccetera. Sembra che siano sempre gli altri. E questi sono i punti comuni delle culture di tutto il mondo. Purtroppo questa è la situazione. Per quanto riguarda d'altra parte l'esclusione, io conosco varie persone ebree che hanno gran fantasia, che possono eccellere da tanti punti di vista come modo di pensare, a volte
sanno rendersi antipatici, a volte sanno rendersi simpatici, a seconda, succede per tutti quanti, quindi non credo sia una questione specifica di un popolo, ma sicuramente sia una questione relativa all'educazione di una serie di generazioni. Un conto aver avuto un'infanzia in un kibbutz con un'impostazione molto militare, per necessità. Un conto averla, come può averla oggi un ragazzo russo a Mosca, con dei cambiamenti drastici rispetto alla cultura anche soltanto di 20 anni fa e così via. Penso anche lì le generazioni non ricordano cosa è successo. Tanti non sanno cosa succedeva prima della caduta del muro di Berlino e non viene neanche perché non c'è quell'esperienza e non è diverso rispetto alle abitudini che si formano. Noi ci siamo abituati ai cellulari, al telefono, prima ancora altri si sono abituati al computer, alla televisione, alla radio e ogni generazione successiva dà come sempre esistite le cose che hanno trovato la loro nascita e lì è l'abitudine che dà per scontato tutto quello che è passato prima e lì manca la storia, perlomeno forse l'insegnamento non sa trasferire l'amore per la storia, di come sono nate delle condizioni, come si sono formate. E un altro punto come quello precedente, si toccano queste differenze.